E benvenuti in questo nuovo video. Purtroppo insomma veniamo da un match che avete visto tutti e sicuramente non c'è grande gioia. Se cercate un video di grande allegria non è sicuramente questo. Qualcuno ha parlato di funerale, ma effettivamente più che funerale è delusione. È delusione perché le aspettative sono tante. Purtroppo poi quando in campo queste aspettative non si rivelano giuste, fa male, fa molto male. Comunque insomma anche oggi siamo andati a riprendere i vostri commenti che ci avete lasciato, siamo andati a tracciare un po', diciamo, una linea di argomenti che va da cosa non è andato ieri, principalmente molti colpano addirittura la società di aver costruito male la squadra, chi stroppa, chi giocatori, insomma diversi aspetti. Capisci che cominciano a nascere tanti punti interrogativi, tanti punti di domanda, ed è sicuramente un problema, perché non si capisce forse dov'è il problema in tutto questo, da dove vengono questi scarsi risultati finora in questa prima fase di campionato. Si parlerà di Adorante, si parlerà del tema Adorante a questo punto, perché comunque comincia anche lì a far sorgere altri punti interrogativi. E poi appunto torneremo a quel che è un po' accennato. Abbiamo aspettative troppo alte sulla squadra e cercheremo di rispondere sempre riprendendo quello che avete scritto voi nei commenti. Prima di cominciare, like, iscrizione, abbonamento, così vi vedete le pagelle, perché tra l'altro anche pagelle e questo è il video risposta a commenti sono molto collegate. Sì. Veramente sembra che sono quasi un unico contenuto diviso in due parti, perché lì ci concentriamo tanto sul lato singoli e poi colleghiamo qua, andiamo a parlare del generale. Esatto, si completano quasi. Brava, esatto. Quindi se volete una visione un po' più ampia, un'analisi più completa, sicuramente abbonarvi vi fa comodo, dico. E comunque ci sostenete ed è una cosa importante, noi apprezziamo davvero tantissimo. Partiamo subito. Il commento di Fabio Moretti, che è il nostro abbonato, che ringraziamo. Unica cosa positiva, ho preso il sole in curva. È l'unico commento che ci ha strappato un sorriso ieri, guarda, perché effettivamente c'era un sole veramente sì. da estate. Abbiamo immaginato, sì, poi all'inizio abbiamo sentito che c'è stato qualcuno che è stato male, quindi speriamo sia andato tutto bene, si sia ripreso. Sì, dai, grazie di averci strappato un sorriso, Fabio. Poi il commento di Maurizio Marchesin: loro giocavano in difesa con le maglie strette, sempre pronti a raddoppio o a triplicare la marcatura. Il Venezia è sempre splendido, si fa per dire, nel giocare in difesa basandosi sull'1 contro 1. In attacco i lagunari hanno sempre bisogno di aggiustarsi la palla, mai niente di prima, nel frattempo gli avversari sistematicamente recuperano prima il giocatore e poi la palla. Invece Maurizio Scarpa ha scritto: speriamo che questa sconfitta suoni la sveglia. In sintesi, 1. Errore madornale del portiere sul primo gol, perché si parla solo di difesa e mediana scollegati e nessuno parla dell'errore del portiere. 2. Errore madornale di Adorante, da mezzo metro della porta. 3. Parecchie decisioni arbitrali quantomeno discutibili. 4. Condizione fisica precaria, tutti i secondi tempi caliamo in maniera drastica. Adesso bisogna rialzarsi. L'espulsione di Duncan dovrebbe dare la possibilità a Boinen di giocare. A me ha entusiasmato nell'amichevole. Casas è una seconda punta, ma mi piacerebbe vederlo giocare come prima punta con Yeboah. Il tempo per Adorante sta scadendo e Fila non ha ancora capito il campionato italiano. Nessun funerale per favore, la squadra c'è e bisogna trovare la quadra. Sempre comunque e ovunque forza Unione. Sì, accennavo prima, mi sono dimenticato, tutti i nostri abbonati, quindi vi ringraziamo davvero tantissimo. Aggiungetevi alla lista, andando a parlare appunto dei temi che hanno portato, che sono tantissimi. Allora, dopo parleremo meglio di Adorante, come vi ho accennato nella seconda parte del video, quindi ci focalizziamo solo su quello perché merita attenzione purtroppo. Ma guarda, Mauro diceva non facciamo un funerale. Più che funerale eravamo veramente tanto delusi. Sì. Da quanto visto in campo. Purtroppo non solo in questa gara, mi tocca andare anche un po' a ritroso. Anche nella scorsa è arrivato un pareggio, però guarda com'è arrivato il pareggio. Capito? Venivamo da 2 pareggi di fila, la terza ho detto dai che sarà vittoria. Esatto. Anche nella prepartita comunque serve la scossa, serve quel cambio di marcia. Sì, arriva il cambio di marcia, ma in senso negativo. Capito?
Purtroppo è inevitabile che a questo punto si creano dei punti di domanda, soprattutto dopo quanto visto ieri, anche dal punto di vista tattico, dell'energia, mettete tutti gli argomenti che volete. Sì, e comunque tutto si può aggiustare perché c'è tempo, ma il tempo non è infinito, perché abbiamo visto tante cose che non ci lasciano tranquilli. Sì. E quindi bisogna risolverle comunque, sono cose che non possiamo portarci avanti per troppe partite. Ma tra l'altro non sono punti interrogativi che tiriamo fuori solo noi, cioè, sto Esatto. leggendo ovunque comunque punti Appunto. di domanda su reale forza della squadra, alchimia tattica con Stroppa che non è al massimo in questo momento, quindi poi sicuramente mi ho trovato un avversario difficile, ma l'avevo comunque analizzato nella prepartita e purtroppo, mi tocca dirlo, mi sembra di averlo analizzato abbastanza bene, di averlo capito abbastanza, perché la partita è andata un po' come ci aspettavamo, nel senso che era un Cesena che aspettava dietro, che chiudeva tutte le linee di passaggio, 3-5-2 chiaramente in tutto questo, quindi come diceva Maurizio, mi pare, maglie strette, e quando può riparte veloce, e infatti ci ha fatto male. C'è proprio una squadra da Serie B, quadrata, pragmatica, difficile da affrontare, infatti ci siamo andati a schiantare praticamente. Il Venezia ha avuto tanto possesso palla, ma ha fatto molta fatica a trovare degli spazi perché li chiudevano molto bene, loro sono stati veramente bravi in questo. Bisogna dire che loro hanno lo stesso allenatore dell'anno scorso, la stessa squadra, non so quanti giocatori hanno cambiato, però mi sembra una squadra molto completa e che se capisce, sa quello che deve fare e lo fa bene. Tra l'altro una cosa che ho messo nell'analisi del prepartita è che nelle prime 3 gare, se non erro, a parte Castagnetti, hanno giocato sempre gli stessi giocatori. Anche questo è un fattore in più sicuramente, stesso allenatore dell'anno scorso. Ieri non c'era Frabotta ma c'era Adamo, però comunque mi pare abbia fatto bene, capito? Una squadra proprio quadrata è secondo me il termine giusto, una squadra che può fare molta strada in un campionato come la Serie B, quindi sicuramente l'avversario era ostico e non ti lasciava passare, però non si può dire che non abbiamo comunque creato, cioè perché il fraseggio c'è stato, ottimo fraseggio, come dicevo ieri, in zona di rifinitura, i giocatori si trovavano, però tante occasioni che non diventano occasioni, tante potenziali occasioni che non si trasformano in reali occasioni perché ci perdiamo prima, ultimo passaggio o manca la finalizzazione. Gli stop sbagliati. Esatto, ecco sì, certo. E purtroppo se non concludi, se non concretizzi tutto ciò che crei, prima o poi la paghi, è quello che è successo. Pensiamo solo velocemente ai primi minuti di gioco che noi partiamo sempre benissimo, no? Sì. Partiamo benissimo e lì si possono creare tante varie potenziali occasioni, purtroppo non sfruttate. A Durante che fa quell'errore al 17esimo che lasciamo stare. Dumbiana al secondo. Capito, sono diverse, capito? Poi ce ne sono altre durante la partita, però comunque queste sono le più macroscopiche. E poi, appunto, se non concretizzi ti puniscono. Cosa che è successa nel secondo tempo, al 53esimo, con Cervo, nostra vecchia conoscenza. Totalità. Mannaggia. Siamo andati a rianalizzare la dinamica, appunto a voce ferme per capirla meglio, ed effettivamente c'è più di qualcosa che non va. Allora, batte la rimessa laterale Adamo, lì Stroppa richiama la squadra, no? Sì. Che chiedeva? Di andare a pressare. Esatto. E infatti vanno a pressare. Più aggressione. Solo che va Shintian, mi pare, Franic, entrambi vanno su uno, su una persona. Non so era Spendi. Spendi, ok. Vanno sullo stesso a pressare. Franic riesce anche a recuperare la palla, ma per un attimo, perché se la allunga e la lascia lì. Arriva Francesconi, sì. Esatto, che imbuca e la passa, cioè alla prateria. Berti e poi si apre tutto, sì, è vero. Sì, sì. Effettivamente lì grave, perché comunque vedi Franic e Shintian che vanno in aggressione tardi probabilmente a questo punto. Entrambi, cioè 2 persone su una, quindi già hai uno libero. 2 su Francesconi, 2 su Spendi che poi passa a Francesconi, che imbuca centralmente, perché lì appunto centralmente si è formato una voragine. Ieri ho detto un buco, è una voragine che si crea perché Korac da una parte e Biar che sono da tutt'altra stanno tenendo in gioco i giocatori del Cesena. Sì. E lì poi ovviamente devono rientrare, devono centrarsi, ci vuole
devono farlo velocemente, però ormai il danno è fatto e lì Berti serve Cervo che Tira. effettivamente non abbiamo analizzato bene ieri, non ci siamo fossilizzati su quello più che altro. Tira, ma non fa un tiro irresistibile. L'abbiamo detto nelle pagelle, abbiamo come dire, punito Stankovic perché comunque l'errore grave c'è, in questo caso qui non fa il meglio che può fare sicuramente e il pallone va dentro. Grande colpevole Stankovic, però ecco, cerchiamo di non fare un processo Stankovic per questa partita, ok, fa l'errore, non si discute, ma in generale non me la sento perché dopo tutte le parate che ha fatto, che ci hanno salvato già in questa stagione, nella scorsa, non me la sento proprio, quindi può succedere, un ruolo delicato, amen. Tanto comunque quella situazione lì, come vi ho descritto qua, si è creata in ogni caso, quindi ci sono errori ben prima di quello di Stankovic ed sono errori sistemici e non solo dei singoli, quindi forse ancora più grave. Infatti abbiamo visto una difesa molto in confusione, non si sa se è perché non hanno ancora assorbito i concetti, i meccanismi di Stroppa, perché li ho visti veramente in confusione e non sanno esattamente cosa fare con la difesa alta. Anch'io soprattutto. E forse veramente hanno problemi a capire o a mettere in pratica quello che chiede, perché già in 2 partite con questa difesa alta abbiamo subito gol. Più che altro secondo me il difendere così, è vero, difendere così alti in ogni caso comporta tanti rischi, cioè aggressivi, e per carità ci stava ieri perché comunque eri solo 0-0 in quella dinamica lì, però difendere come vuole Stroppa, come vuole avere la squadra Stroppa bella con un baricentro bello alto, comporta rischi sempre. Diciamo che purtroppo sono 2 partite che prendi gol perché Stroppa vuole la squadra così. Quindi non so, quello che mi chiedo io è quanto tempo ci vuole per rodare quello che dicevi tu, per rodare quei meccanismi che ancora evidentemente mancano alla difesa nostra. Quanto tempo ci vuole? Perché se ci vuole troppo tempo per me è un grosso problema, cioè il tempo non c'è. No, non siamo nelle amichevoli, capito? Esatto. Siamo alla quarta di campionato, una quarta giornata dove sei uscito sconfitto. Cioè, noi ci possiamo permettere di giocare così? È una domanda, perché comunque, non so, abbiamo una difesa così forte per poter fare quel tipo di cosa che vuole Stroppa? Ok che ci vuole tempo per rodare questi meccanismi, però non so se c'è il tempo, onestamente parlando. Poi probabilmente andando là con le settimane, con i mesi, vedremo sicuramente qualcosa di meglio e non vedremo più certi errori. Però nel mentre quanti punti dovremo perdere? Quella è la mia domanda grossa, la faccio anche a voi. Lì poi, vabbè, continuando un attimo, chiudendo l'analisi del match, del secondo tempo più che altro, siamo andati in confusione dopo, mi pare. Sì, andavamo a sbattere contro la difesa del Cesena, hanno provato a fare qualcosa sicuramente, però... Difesa schierata, tra l'altro, del Cesena, compatta, C'è perfetta. Sì, bravissimo, un muro. Veramente hanno fatto molta fatica, il Cesena è stato veramente bravo in questo, a chiudersi. E arriva anche il secondo gol. E arriva anche il secondo gol da angolo, dove Venturi nel primo momento... grande colpevole. Sì, perde Mangraviti, anche se la prima volta, perché gli arriva 2 volte la palla. Sì. Stankovic la para, però la rimette lì e Mangraviti la rimette dentro, di nuovo, sì. Con Venturi che lo perde completamente. E qui grande colpevole, l'abbiamo purtroppo pulito nelle pagelle. Poi c'è il rigore che segna Busio, quindi bravo Busio che ha segnato... Rigore ineccepibile, comunque se lo procura Fila. Riapre leggermente la partita. Non io ti dico onestamente, in quella sì, un po' ci ho creduto, ma poco. Poi effettivamente il palo che c'è dopo di Casas, 1 minuto dopo, 2 minuti dopo, lì mi ha fatto un attimo riaccendere. Sì. Però il punto è sempre che ci sono tanti problemi prima che non mi fanno gioire del tutto. Anche fosse arrivato il pareggio non sarei stata una Pasqua a fine partita, anzi, probabilmente l'avrei fatto uguale il post partita, quindi... Sì, sarebbe stata una sconfitta, un pareggio come la scorsa partita. Più che altro per le robe che vediamo in campo, secondo me, per errori ripetuti. Sì, come l'anno scorso dicevamo con Di Francesco, eravamo anche abbastanza tranquilli quando perdevamo, però vedevamo un bel gioco. Quest'anno è l'opposto, diciamo. Sì, ma ieri, l'anno scorso si poteva perdonare perché eravamo in Serie A con avversari
Io quest'anno No. mi vedrete molto più severo Sì, con esatto. l'allenatore, perché riconosco che comunque in teoria siamo una squadra forte pur sempre, ok? Abbiamo perso ieri, però rimaniamo una squadra forte, teoricamente siamo tutti d'accordo. Non tutti però, cominciano a essere non tutti infatti, d'accordo su tanti questo, dubbi. però omettiamo questa cosa. Minuti finali, secondo me quasi di nulla, c'è il tiro di Doumbia nel finale da fuori, con una bella azione anche, perché a livello di costruzione per me non costruiamo male, non sviluppiamo male in questo caso le azioni, però concludiamo male o sbagliamo l'ultimo passaggio, però a livello di sviluppo dell'azione non posso dire niente a questa squadra, forse è una delle cose che funziona meglio, non posso dire altrettanto appunto di come finalizziamo assolutamente a livello di concretizzazione. E poi vabbè c'è l'espulsione nel finale di Duncan che si parte Sì. la testa, vabbè. Lasciamo stare, adesso vedremo Boin che aveva citato Mauro, sicuramente penso verrà schierato lui la prossima contro lo Spezia. Stiamo a vedere in questo caso se magari ha già preso il posto Duncan, però comunque prima di quello secondo me non aveva fatto una brutta partita, sicuramente poi ne abbiamo parlato meglio nelle pagelle, Esatto. se volete recuperatevi quello. La condizione fisica, comunque siamo partiti bene nel primo tempo, con una condizione fisica buona, tutti molto attenti e fisicamente comunque freschi. Poi nel secondo tempo Come sembrava un'altra squadra Sembra completamente. la stessa partita. Sì, Sì, no, è veramente. sempre la stessa partita perché partiamo a razzo Sì, e poi durante il secondo piano piano ti spegni così. Quindi cioè, anche pensando alla scorsa, anche di fronte a 2 gol che sei riuscito a fare, hai un calo spegni. talmente profondo che poi comunque quei 2 gol in qualche modo te li fai riprendere. Non puoi segnare 4 gol nel primo tempo per poi dire tanto avrò il calo nel secondo. A parte gli scherzi, cioè, a parte gli scherzi, però veramente sembra la stessa trama almeno della scorsa partita, 2 partite uguali, Sì, però questa volta a livello di eravamo... fisicità, di calo fisico parlo. Sì, infatti. Però il fatto che subisci un gol comunque dovrebbe darti quella carica, in teoria, per risvegliarti e provare a segnare. Ma in realtà l'ho anche vista, però erano così nervosi Era confusa. Sì, nervosi, confusi, che non gli riusciva quasi niente. È un brutto segnale, perché se loro reagiscono in questo modo, quindi con nervosismo... Sì, nervosismo e confusione, sono un brutto mix, diciamo. Sì, dovrebbero invece cercare di avere quella cattiveria, concentrazione in più. Poi Stropp aveva detto anche devono essere più bravi, voleva più individualità negli ultimi metri, che secondo me non manca in realtà, però ok, meno timidi. Non so cosa intende esattamente. Sì, credo intenda che vuole giocate più rischiose da parte dei singoli, però anche per dire Yeboah che fa il velo, la palla passa ad Doumbia, è una gran giocata. Ma infatti, ma secondo me non è timidezza. Quella non è individualità, cioè Yeboah non si può dire niente, penso, ma non penso si riferisca a Yeboah perché è uno dei più, come dire, quelli che ti può fare la giocata e tipo spaccare il match. Secondo me in realtà la squadra crea, non è quello il problema, non è essere meno timidi, è rimediare, non prendere gol stupidi, non prendere cose, perché ci può stare che fai fatica a segnare una partita. Sì. Basta non subire gol. Esatto, subire il meno possibile in maniera tale che appena arriva il gol poi hai fatto, no? Tendenzialmente, almeno quello. Però se subisci gol devi già recuperare, diventa un problema. Vero. Devi subire il meno possibile anche teoricamente, non solo farne uno in più dell'avversario. Però mi sembra che Stroppa sia un po' in questo secondo lato come visione del calcio. A livello di preparazione fisica, per me, comunque andando veloci, Stroppa deve porre rimedio il più presto. Perché comunque è evidente, forse anche per il caldo, ma il caldo c'è anche per l'avversario, quindi non è una scusante. Esatto, cioè la preparazione fisica è importante, soprattutto per il calcio intenso che vuole lui, sicuramente. Però deve porre rimedio al più presto perché siamo a 4ª giornata e se se continueranno a esserci questi cali anche nelle prossime giornate, quanti punti dobbiamo perdere? Non è possibile, cioè, deve esserci una svolta. E ora introduciamo il tema Durante perché è un tema, perché diventa ufficialmente un tema.
Cominciamo con il commento di Mark Fattore. Io ero in curva nord quando Durante si è mangiato il gol a porta vuota, semplicemente scandaloso. Non ne ha fatta mezza giusta, nessun movimento giusto, meglio quando è uscito, decisamente meglio. E poi il commento del nostro abbonato, non ci siamo dimenticati di te, Edgar De Leon. Dopo il primo gol del Cesena ho pensato: credo di aver riposto troppe speranze in questa squadra. Dobbiamo rimanere concentrati per tutti i 90 minuti. Dobbiamo segnare i palloni che abbiamo davanti alla porta. Il Cesena ha fatto la sua partita e non abbiamo perso facilmente. Secondo me Fila e Antonio Casas dovrebbero essere titolari nella prossima partita. Ecco, introduce un po' il tema attaccanti. Capisco che comincino a sorgere grossi dubbi. Sì, anche da questo punto di vista, non solo questo. È vero, il gol che si è mangiato al 17esimo è veramente grave. Molto, perché era lì davanti e un'occasione così importante, sai che non capiterà spesso, perché non succede spesso di trovarsi in quella posizione lì davanti alla porta. Rigore in movimento, per carità, però E la butta fuori. L'assist potenziale di Yeboah è bellissimo. Sì, che poi è molto simile a quello che ha fatto Eno a Fila nella scorsa partita, e brava, Fila lì l'ha buttata dentro. Bel paragone questo qua. Sicuramente è un problema, perché lui comunque è l'acquisto estivo più importante. Penso non ho timori di smentita in questo caso. E un po' per difenderlo, lui fa tanto lavoro sporco, ok? Lavoro per la squadra, sicuramente il lavoro che gli chiede Stroppa è anche questo, però non basta. Sì, servono i gol perché lui è l'attaccante, lui è lì davanti, ok, che sì, si abbassa a volte, fa il lavoro sporco, però non può sbagliare quando ha quelle palle lì davanti. Il primo compito deve essere, ok, la costruzione, ma buttarla dentro. Esatto. Capito? O tralasci la parte della costruzione, fai meno lavoro sporco, però sei concentratissimo lì davanti, quando ti arriva la palla la butti dentro, perché se no veramente perde il posto, secondo me, se continua così. Forse quell'attaccante lì è più Fila, forse quello che dici tu, più finalizzatore. Sì. E basta. Non so, dipende molto da quello che richiede Stroppa, da questo punto di vista, però anche come ha detto Edgar, a questo punto si possono valutare alternative. Sì. Per me anzi. Non è un'eresia dirlo. No. Cioè, Casas è entrato benissimo, Fila comunque si è procurato il rigore, anche se Casas è entrato meglio di Fila, secondo me ha fatto molto meglio. Quindi a questo punto uno dei due può prendere il suo posto da titolare, perché per me Yeboah non si discute. C'è qualcuno nei commenti anche diceva: proviamo Yeboah da trequartista più 2 punte. Per me, se volete farmi morire, sì, è molto bello dal punto di vista offensivo, però poi già Stroppa mi sembra che vada molto per il disequilibrio e vada per l'offensività a tutti i costi. Se vogliamo disequilibrarci ancora di più, facciamo sta roba qua e buonanotte. Prendiamo valanghe di gol. Sì, ne facciamo tanti sicuramente, ma ne prendiamo forse uno in più di quelli che facciamo. Quindi per me non è fattibile, non voglio che mi venga un colpo di cuore. Magari una soluzione, ecco, per gli ultimi minuti quando siamo sotto ci sta. Sì, però dal punto di vista offensivo per me rimaniamo così, almeno sulla carta, di 2 punte, una tipo Yeboah, siccome è lui, punto, e o Fila o Casas o Adorante, almeno per stimolare la concorrenza in questo caso qua, perché è giusto così, insomma. Se non rispondi poi magari rientri bene e poi avremo un attaccante consolidato, Adorante tornerà meglio, però una giornata in panchina secondo me non gli fa male. Sì, anche per cercare di motivarlo, esatto, di svegliarlo un attimo, di fargli capire che non è l'unico lì davanti che potrebbe perdere il posto. Assolutamente sì. Poi diteci voi cosa ne pensate e chi secondo voi dovrebbe essere il titolare in attacco nella prossima partita contro lo Spezia. Quindi a questo punto, terzo capitolo, abbiamo aspettative troppo alte? Punto di domanda. Cominciamo col commento di Loris Furlan. Forse sono eccessive le aspettative rispetto al sostanziale valore della squadra? La Serie B è molto equilibrata, bastano pochi errori, Adorante, Stankovic, alla fine Duncan e l'arbitro. Dalle sbavature, forse anche della presunzione. Nessuno regala nulla e non si vince. Lucio Vettore scrive: vogliamo parlare di Stroppa che non ha un piano B e che per tutta la partita è rimbalzato contro una squadra attenta e compatta, concedendo numerosi contropiedi in campo aperto? Male. Secondo me vanno rivisti gli obiettivi, perché magari puoi centrare i playoff e poi giocartela,
ma per la promozione diretta serve ben altro. Esatto. Appunto all'inizio citavo questi punti interrogativi che vedo non solo per quanto riguarda noi, ma che proprio vediamo in giro, che vediamo anche sotto i nostri post partita. Ci sono tanti dubbi anche nei tifosi dopo quanto visto ieri, ovviamente, e anche prima purtroppo. Anche veniamo da 8 vittorie e una sconfitta adesso. Anzi, sono arrivati tanti commenti sì. dei tifosi della Cremonese che ci hanno scritto che ma non solo ieri, No. cominciano ad arrivare quella prima dove già ci lamentavamo del primo gol subito scorsa partita contro il Esatto. Pescara, dicevano vabbè, ma sì, è così. Vabbè. Abituatevi a questo. Parla tu. Abituatevi a Stroppa, che non cambierà perché lui è fatto così, e soprattutto penso per la difesa alta, per questo modo di giocare molto offensivo. Aggressivo. Sì, forse come abbiamo detto prima, i nostri difensori, i giocatori devono ancora capire bene i concetti di Stroppa, però sì, ce lo porteremo avanti così com'è. Sì, effettivamente tiravano in mezzo quello che vediamo: grande dominio, parvenza di grande gioco, grande fraseggio, una squadra che palleggia bene, che crea tantissime occasioni, vero? Sì. Ma che concretizza poco. Esatto. E questo ce l'aveva detto anche Davoz quella volta lì quando l'ho intervistato, insomma. È vero. Quando crei azione su azione, non concretizzi, poi magari cali un po', no? Dal punto di vista fisico, perché non puoi reggere quell'intensità lì magari 90 minuti, e pam, contropiede, e ti fanno male. Tu magari anche demeritando, non so quanto sia la partita di ieri, però insomma sicuramente abbiamo creato più di loro, e poi la prendi in contropiede e la prendi in quel posto lì, o comunque sei messo un po' male, sei un po' calato e la prendi in quel posto lì e subisci gol e pareggi, o alla peggio come ieri perdi le partite. Però non posso dire che questa squadra adesso è diventata scarsa, perché ho cominciato a leggere anche questo, che è stata costruita male. Non lo so, magari potrà avere delle carenze, però questo secondo me lo vedremo nel corso del campionato. Vedremo effettivamente, guarda, ci manca un esterno sinistro, così certo, butto lì, per quello per c'è dire. gennaio Esatto, o ci manca un sostituto di Yeboah, esatto. questo è già un po' concreto come esempio. Non so, butto lì, però a volte più che altro io ritengo Stroppa, anche per il primo gol subito ieri, un po' troppo integralista. Per me è quello che la squadra fa fatica ancora a assorbire, che soffre ancora un po', e che Stroppa vuole quei meccanismi lì, pretende quei meccanismi, però nel mentre che li assorbiamo definitivamente a livello soprattutto difensivo, secondo me, perché offensivo vedo già la mano, ma difensivamente c'è da lavorare, però nel mentre comunque stai perdendo punti. Sì, speriamo che i giocatori riescano ad assorbire i concetti, i meccanismi di Stroppa, del gioco di Stroppa, anche perché abbiamo bisogno di una squadra che lotta per vincere, per cercare a questo punto di arrivare ai playoff, perché se prima dicevamo che potevamo arrivare come secondo posto massimo, ora è sempre più difficile, perdendo tutti questi punti, perché abbiamo capito come Stroppa come persona e quanta fatica farà la squadra ad adattarsi probabilmente a Stroppa, o Stroppa ad adattarsi alla squadra. Cioè, speriamo che già dalla prossima, per me, io voglio vedere una netta svolta da questo punto di vista qui. Anche perché, ritornando al discorso che facevo prima, scusate, ma i 2 gol che subiamo, cioè il primo contro il Pescara e il primo di ieri contro il Cesena, secondo me con un allenatore che ha altri concetti di gioco, ossia tanti allenatori, tantissimi altri allenatori, per me non li subisci mai. Magari li subisci da altre dinamiche, però così come li abbiamo subiti i primi gol di Pescara e contro il Cesena, per me non li subisci mai con un altro allenatore, con un allenatore tipo Vanoli, no? Come imposta lui, come difende lui in questo caso qua. Ma per citare, per fare un nome di un allenatore che conosciamo un po' tutti comunque. Quindi, andando un po' a chiudere e senza andare in altri discorsi ancora, che però non ha senso fare adesso secondo me, sull'allenatore, io semplicemente spero che la squadra assorba più presto i concetti di gioco di Stroppa, tutti i meccanismi di gioco che lui vuole, e meccanismi anche difensivi, questo lo aggiungo io, e che finalmente vedremo la squadra che ci meritiamo, una squadra che lotta davvero per il vertice, perché abbiamo, cioè, non vengo qua a dire
Stroppa, se poi stai un po' più basso, ti prego. Ho capito che secondo me non smusserà i suoi angoli, No. del suo modo di giocare, quindi semplicemente almeno spero che la squadra assorba il più presto i meccanismi Esatto. e avremo una squadra forte, sicuramente offensiva, che si prenderà i suoi rischi, ok, ma che saprà almeno difendersi e, come dire, prevedere tutti i pericoli che ci sono, cosa che adesso vedo e non vedo, più non vedo che vedo. Però chiudendo sempre, non so se abbiamo tutto questo tempo per farlo, e questo purtroppo perché la Serie B è così, l'abbiamo vista ieri. Sì, La Serie B, per chi non sì, si ricordava, è così. esatto. La prossima partita è contro lo Spezia, poi arriva il Palermo, quindi... La Serie B è rognosa, Sì. ecco, anche con avversari tra l'altro secondo me più scarsi di questi che hai citato, per me è sempre rognosa e non possiamo più permetterci di perdere punti, se no sarà, cioè, meno di un miracolo, addio a sogni di gloria, perché Esatto. appunto già un Palermo vorrei. Niente, questo era quello che volevamo dirvi, scrivete pure qua sotto quello che pensate su tutto quello che abbiamo detto, aggiungete pure voi quello che pensate, anche se non siete d'accordo con noi. Vi invito a lasciare like, a iscrivervi se non siete già iscritti, ad abbonarvi per avere tutti i contenuti, non perdervi nessun video che facciamo. È sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.